Oggi parliamo di uno dei verbi più comuni e più usati in italiano, il verbo fare e tante espressioni con questo verbo. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Qui sul mio canale pubblico ogni settimana video di grammatica, vocabolario e cultura italiana. Oggi parliamo del verbo fare, il verbo più usato in italiano. Per questo motivo con il verbo fare ci sono davvero tante espressioni che devi conoscere. Prima di iniziare però voglio dirti che se vuoi puoi scaricare gli appunti di questa lezione cliccando sul link qui sotto in descrizione. Devi inserire il tuo nome e la tua mail e potrai ottenere un file PDF molto utile con tutto quello che diciamo in questa lezione. Sono sicuro che ti piacerà tantissimo. Ora iniziamo subito con la lezione di oggi e partiamo dalla prima espressione: fare presto o fare tardi. Vediamo subito questo esempio. Ho fatto tardi all'appuntamento. Ho fatto tardi all'appuntamento. Immagina che devi andare ad un appuntamento alle 20:30. Sono le 20:25 e sei ancora a casa. Beh, chiaramente arriverai in ritardo. Per questo motivo puoi usare l'espressione fare tardi, che appunto significa arrivare tardi in un posto, essere in ritardo. Se invece usiamo la parola presto, fare presto, stiamo dicendo fare velocemente. Per esempio, sei già qui, hai fatto presto. Sei già qui, hai fatto presto. In questo caso stiamo dicendo che la persona è arrivata in un posto, all'appuntamento, per esempio, prima del previsto, è arrivata in anticipo, quindi ha fatto presto, cioè ha fatto velocemente per arrivare prima. Oppure fai presto a prepararti, altrimenti arriveremo tardi. Fai presto a prepararti, altrimenti arriveremo tardi. Qui invece una persona sta dicendo all'altra di prepararsi velocemente, di fare presto, perché se no arriveranno tardi all'appuntamento. Ora passiamo a un'altra espressione che sicuramente conosci, ma che tanti studenti sbagliano: fare colazione, fare colazione. Molti pensano che fare colazione significhi preparare la colazione, ma no, fare colazione significa mangiare, proprio mangiare la colazione. E attenzione, un altro errore molto comune è usare l'articolo. Sento molto spesso studenti dire fare la colazione, faccio la colazione. No, in italiano non è necessario usare l'articolo, quindi faccio colazione. Per esempio, io mi sveglio tutte le mattine alle 7:50 e faccio colazione alle 8:15. Oppure, non mi piace fare colazione la mattina, infatti bevo solo un caffè. E ora passiamo all'espressione fare una bella figura o fare una brutta figura. Questa espressione è davvero molto usata in italiano e significa lasciare una bella impressione o una brutta impressione a un'altra persona. Per esempio, Marco ha fatto un bellissimo discorso all'apertura della sua nuova attività. Ha fatto proprio una bella figura. Quindi, dato che lui ha fatto questo discorso all'apertura del suo negozio e questo discorso era molto bello, alle persone è piaciuto molto, Marco ha lasciato una bella impressione alle altre persone. Quindi le altre persone vanno a casa e raccontano ai loro familiari: Marco ha fatto un bel discorso, è stato proprio bravo. Quindi Marco ha lasciato una bella impressione. Allora ha fatto una bella figura, capito? Se invece dico Marco si è addormentato durante la riunione, ha fatto veramente una brutta figura. Marco era in questa riunione al lavoro probabilmente,
Si è addormentato. Oh, chiaramente addormentarsi durante una riunione non è una cosa molto bella, quindi i suoi colleghi non hanno proprio una bella impressione di lui. Allora Marco ha fatto una brutta figura, chiaro? E ora passiamo a un'altra espressione che amo. Avere da fare, avere da fare. Questa espressione semplicemente significa avere degli impegni, essere impegnati. Per esempio, mi dispiace, non posso uscire stasera, ho da fare. Mi dispiace, non posso uscire stasera, ho da fare. Semplicemente questa espressione significa che io sono impegnato, ho da fare stasera, quindi non posso uscire. In italiano usare l'espressione ho da fare è davvero molto comune. Sì, sicuramente puoi anche dire sono impegnato, sono impegnata, è corretto, ma ho da fare è davvero molto comune. Ora, prima di passare alla prossima espressione, voglio chiederti un piccolo favore, che per te può sembrare una piccola cosa, ma per noi è davvero molto importante. Se ti piace questa spiegazione e ti piacciono i miei contenuti, il modo più facile per supportarci è lasciare un bel mi piace. Infatti, se tu lasci mi piace, stai dicendo a YouTube che questi video sono utili e quindi YouTube consiglierà i miei video ad altre persone in giro per il mondo che stanno imparando l'italiano come te. Quindi, se vuoi aiutarci a far crescere il canale, semplicemente lascia mi piace. Questo ci aiuta tantissimo. Benissimo, adesso torniamo alla lezione di oggi. E sai quale espressione vediamo adesso? Beh, l'espressione fare un favore. Questa espressione viene usata quando abbiamo bisogno di aiuto oppure vogliamo dare una mano, vogliamo aiutare. Per esempio, se tu hai messo mi piace, mi hai fatto un favore. Vediamo questo esempio che ho preparato per te. La mia macchina stamattina non funzionava e non sapevo come andare al lavoro. Per fortuna, Monica è passata a prendermi e mi ha accompagnata al lavoro. Mi ha fatto un grande favore. Quindi qui possiamo vedere che Monica ha aiutato questa ragazza e quindi Monica ha fatto un grande favore all'amica. Oppure, mi puoi fare un favore? Puoi portare tu questi documenti a zia domani? Me li ha chiesti, ma non posso andare perché ho da fare. Quindi, dato che ho da fare, sono impegnato, chiedo un favore, quindi chiedo a quest'altra persona se mi può fare un favore, portare i documenti a zia. Adesso passiamo all'espressione fare la spesa. Fare la spesa. Questa espressione significa comprare cibo al supermercato. Questa espressione è molto limitata perché significa comprare cibo, cose da mangiare. Per esempio, ogni sabato mattina faccio la spesa al supermercato per la settimana. Oppure, ho fatto la spesa online perché non avevo tempo di andare al negozio. Quindi, fare la spesa si riferisce al cibo. Se invece vai per i negozi a comprare vestiti, scarpe o altri oggetti, non stai facendo la spesa, ma stai facendo shopping. Usiamo la parola inglese, fare shopping. Questo è molto importante. Ora passiamo all'espressione fare senso. Fare senso. Questa è un'espressione molto sbagliata, soprattutto dalle persone che parlano inglese. Fare senso significa guardare qualcosa, leggere, sentire qualcosa e provare disgusto. Per esempio, mi fa senso vedere gli insetti. Mi fa senso vedere gli insetti. Quindi se io vedo un insetto, un ragno, mi fa senso, cioè provo disgusto. Questo è molto importante perché fare senso non significa make sense come in inglese. Se vuoi dire it makes sense, allora devi dire ha senso, no fa senso. Queste sono due cose molto diverse. Ora vediamo l'espressione fare storie. Fare storie. Hai presente quando un bambino si lamenta
piange, si butta per terra e dà fastidio? Beh, in quel caso il bambino sta facendo storie. Quindi in generale possiamo dire che fare storie significa lamentarsi. Per esempio, immaginiamo che c'è questa signora al ristorante che vede il piatto e non è molto convinta della cottura della carne e dice: non voglio fare storie, ma questo cibo sembra crudo. Cioè, non voglio fare storie, nel senso non voglio lamentarmi, ma chiaramente si sta lamentando e il cibo sembra crudo. Quindi, in generale, fare storie significa lamentarsi. Ora vediamo l'espressione fare caso. Fare caso. Fare caso significa notare qualcosa, prestare attenzione a qualcosa. Per esempio, fai caso alle piccole cose, sono quelle che fanno la differenza. Cioè, nota, presta attenzione alle piccole cose. E per finire, guardiamo l'espressione fare presente. Fare presente. Fare presente è un po' simile a fare caso, ma per un'altra persona. Fare presente, infatti, significa segnalare qualcosa, fare in modo che un'altra persona noti qualcosa. Questa espressione è un po' più formale, ma comunque molto usata, soprattutto in ambito lavorativo. Per esempio, volevo far presente che nel documento mancano delle informazioni molto importanti. Quindi volevo far notare, volevo segnalare questa mancanza di informazioni nel documento. Oppure ho fatto presente al mio capo che la situazione in ufficio sta diventando difficile da sopportare. In questo caso ho fatto notare al mio capo, ho segnalato al mio capo che la situazione in ufficio è difficile. Quindi con questa espressione stiamo segnalando qualcosa a qualcuno, stiamo facendo notare a qualcuno qualcosa che precedentemente non avevano notato. Fantastico, abbiamo finito con le espressioni di oggi, spero che ti siano piaciute. Sono davvero molto utili, quindi ti consiglio di usarle nella conversazione di tutti i giorni. Se questo video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta davvero tanto, e non dimenticare anche di scaricare il PDF con gli appunti di questa lezione. Trovi il link qui sotto in descrizione. E mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere tutti i contenuti futuri. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!